Ciao, benvenuto sul canale di Taglia Mistero. Se non sei ancora iscritto, ti invito a farlo. Questa sera parliamo della seconda parte della storia di Francis Turatello, il re delle bische milanesi. Parliamo di quella Milano che veniva paragonata alla Chicago degli anni 30. Una storia densa di accadimenti. E allora, partiamo. Nella prima parte, Turatello aveva accoltellato al collo Spaghettino nel 1975 in un suo locale, mentre era insieme a Vito Pesce della banda Vallanzasca. L'episodio, che aveva anche portato al ferimento di Pesce, era stato alla base della guerra fra Turatello e Vallanzasca, che fino ad allora non avevano avuto conflitti. Anzi, la banda Vallanzasca frequentava spesso i locali e le bische di Turatello. Viene ucciso un cileno di nome Manolo all'interno del locale Cresi in Corso Lodi, mentre un italiano viene gambizzato. 2 giorni prima si è sparato davanti al locale Black Horse. Cresi e Black Horse sono di proprietà di una fantomatica società con sede a Lugano e sono frequentati da personaggi ambigui. La cassiera del Cresi già la conosciamo, si chiama Lia Zennari ed è stata la donna di Francis Turatello, a cui ha dato un figlio, Eros. Viene arrestata per favoreggiamento. La versione data dal sopravvissuto di una banale rissa all'interno del locale non collima con quella degli altri testimoni, anche perché Manolo è stato ucciso a 200 metri dal locale e gli è stato dato il colpo di grazia con un colpo di pistola. Particolari che fanno pensare a una fredda esecuzione. Si scopre che a uccidere il cileno Manolo e l'italiano Sciandrone, deceduto 3 giorni dopo, è stato Andrea Villa, detto anche Alain Delon, uno della banda della Comasina, legato sentimentalmente a Lia Zennari, che quindi ora è vicina alla banda Vallanzasca. I 90 clienti del Brera Bridge, un club privato in via Formentini a Brera, vengono sequestrati e rapinati da Francis Turatello e dalla sua banda. In realtà è una vera e propria bisca, seppur frequentata da campioni delle carte. Per entrare, vista la presenza di guardie del corpo armate e di una porta blindata all'entrata, decidono di usare come lasciapassare un cliente del Brera, tale Ciorlina, che viene prelevato e portato davanti alla porta d'ingresso. In auto c'è anche il latitante Graziano Mesina, appena evaso dal carcere di Lecce. 5 persone entrano armati di pistole e lupare. Turatello sbatte una bomba a mano su un tavolo, gridando «Banco!». I 5 agiscono con tranquillità e depredano le 90 persone presenti. Si fanno dare portafogli e gioielli. Sono Francis faccia d'angelo, esordisce Turatello. Ho tanti omicidi sulle spalle che 10 in più o in meno non mi cambierebbero gli ergastoli che mi spettano. Mentre Francis si mette a chiacchierare con Alfredo Bono, il boss mafioso che è lì per giocare, gli altri sono incaricati di raccogliere la refurtiva. Poi Turatello dice: «Ora il mio uomo», riferendosi a Epaminonda, «vi controllerà tutti e se qualcuno non ha dato tutto gli verrà tagliato un dito». Epaminonda trova oggetti nascosti, ma impietosito dai proprietari tremanti decide di non dire nulla a Turatello. Francis recita la parte del bandito gentleman che gli è tanto cara. A tutti i rapinati lascia la mancia per poter tornare a casa in taxi e al cuoco dice: «A te i soldi li lascio perché sei uno che lavora». Al direttore del circolo invece non va così bene. Gli fanno firmare un assegno da 50 milioni. «Se entro venerdì non sarà coperto, ti ammazzerò», lo minaccia. E agli altri dice: «Scrivete su questo foglio il vostro nome e indirizzo. Così, se qualcuno di voi farà la denuncia, potrò sempre trovarlo». E infatti la denuncia non la farà nessuno. Poi lascia sul tavolo dei biglietti della sua nuova bisca, chiamata Amici del Circolo della Pittura. Se non volete essere rapinati
dice giocherellando con una bomba a mano. Non venite in posti di merda come questo. Ma venite da noi, nessuno vi torcerà un capello. Sarete sicuri e abbiamo un champagne migliore. Io bevo solo Crystal. Mesi dopo, la conquista delle bische milanesi è cosa compiuta. Il tebano confida a Turatello di non avergli detto di quegli oggetti lasciati ai derubati. E Turatello, divertito, gli risponde: «E perché pensi abbia mandato te e non Turi o Grazianeddu? Avessi mandato loro, mi toccava fare una strage per un anellino. Ed invece ho mandato te, perché sei intelligente». Durante le indagini sull'omicidio del giudice Occorsio, ucciso dall'estremista Concutelli, mentre sta indagando sul collegamento destra estrema, rapimenti dei marsigliesi e loggia P2 di Gelli, gli inquirenti arrivano ad una banca inglese che ricicla i soldi dei sequestri. Vengono arrestati anche 2 uomini del clan Turatello, Dagnolo e Loioni. Dagnolo sembra implicato anche nel sequestro del re del caffè Segafredo. Sempre nel 1976 Vallanzasca fa visita ad una delle bische di Turatello e dopo avergli portato via l'incasso gli lascia detto: «Questa volta porto via i soldi, la prossima volta porto via la pelle». Reduce dal sequestro Trapani, Vallanzasca assalta la bisca di Turatello in via Savona. Da una BMW e da una Mercedes, ferme davanti alla bisca, sparano raffiche di colpi alle finestre. Dopo poco arriva la polizia che arresta i pochi rimasti in bisca. Pronto? Pronto? Come si chiama? Vallanzasca Renato. Quanti anni ha? 27. La sua banda sta incutendo terrore nella città di Milano. La gente ha paura e dice che siete una banda di drogati. Alle 7:15 del mattino Renato Vallanzasca viene arrestato a Roma. Dopo una lunga trattativa tra minacce e rassicurazioni, lui finalmente si arrende. L'opinione pubblica mi vuole morto, io voglio vivere. Dicendo queste parole, Renato Vallanzasca, il bandito numero 1, è stato preso questa mattina dai carabinieri in un rifugio a Roma, a via Venusio. Aveva accanto a sé, oltre ad un mitra e a 2 pistole, 4 bombe a mano. Sembra che da circa 2 giorni Vallanzasca si nascondesse nell'appartamento di via Venusio a Roma. È stato sorpreso in pigiama. Vallanzasca, da quanto tempo eri a Roma? Non posso rispondere. Mi dici perché sei venuto a Roma? Mi piace la città, non mi credi? Sono innamoratissimo di Roma. Finiscono così i 200 giorni di libertà del bandito, fuggito dall'ospedale Bassi di Dergano, dove era stato trasferito dal carcere di San Vittore per curare un'epatite che si era procurato iniettandosi urina e sangue di compagni già infetti e mangiando uova marce. Quando gli chiedono se dietro il suo arresto ci sia Turatello, Vallanzasca risponde: «Non abbiamo mai avuto rapporti affettuosi, ma non mi ha mai tradito. Siamo ottimi amici nemici». Quando i giornalisti insistono, risponde ancora: «I nostri rapporti non sono dei migliori, ma non penso mi abbia tradito». E alla domanda «È vero che volevi prendere il suo posto?» risponde: «Non gli ho mai rubato niente. Ha sempre avuto il suo posto di prestigio e io non avevo nessuna intenzione di toccarglielo». Viene arrestato Carlo Argento, il vice di Francis Turatello. In casa gli trovano diverse armi, tra cui le amatissime bombe a mano Ananas e diversi biglietti aerei sulla tratta Milano-Lamezia Terme. Gli inquirenti presumono che siano serviti ad organizzare sequestri. Turatello viene arrestato a Milano, in piazza Cordusio, a mezzogiorno, mentre è insieme al suo avvocato, Vincenzo Lombino, un nome che va sottolineato più volte e che ritroveremo nei casi Dozier e Calvi.
È un arresto strano quello di Turatello. È a bordo di una 122 solo, insieme al suo avvocato, inusualmente senza scorta, ed ha con sé una valigetta piena di soldi, quasi 16 milioni. Ha una carta d'identità falsa. Non reagisce, scende tranquillamente e si arrende. Mal sopporta però i flash dei fotografi e si trincera dietro a pacatissime motivazioni. E a chi gli chiede perché non si fermi a parlare, come aveva fatto Vallanzasca, lui risponde: non sono come quel pagliaccio, lasciatemi stare, è tutto un equivoco. A Redecesio viene ritrovata un'auto bruciata, con all'interno un corpo semicarbonizzato. Ha un tatuaggio raffigurante una donna, con i capelli lunghi e le prime parole di una scritta. Chi don... A consentire ai carabinieri del nucleo investigativo, guidato dal maggiore Delfino, di dare un nome al cadavere carbonizzato è la frase incisa sul petto del cadavere. Viene ricostruita: chi donna crede, galera vede, e fa cadere gli ultimi dubbi sull'identità del morto. Si tratta di Salvatore Caruso, detto Spaghettino, considerato uno dei più pericolosi pistoleri della malavita, al servizio del clan dei Marsigliesi e poi di Turatello. Il fascicolo a suo nome comprende estorsioni, furto, favoreggiamento della prostituzione, porto abusivo d'armi e munizioni, lesioni, falso, rissa, detenzione di sostanze stupefacenti e tentato omicidio. Era ricercato non essendo ritornato al carcere di Ravenna dopo un permesso di 5 giorni. L'esecuzione dello Spaghettino era stata contestuale a quella di un suo amico, Giocondo Calicchio, falciato da una sventagliata di mitra in corso plebiscito, mentre portava a spasso il cagnolino. L'autopsia accerta che Salvatore Caruso è stato strangolato e poi gli è stata amputata la mano sinistra, una punizione per chi ha fatto minacce di morte. Sulla Porsche del Calicchio i carabinieri, oltre a una lupara, rinvengono alcuni ritagli di giornale che parlano della cattura di Turatello. Il controllo sulle bische clandestine sembra dunque motivo principale della guerra. Qualche mese prima, in realtà, Epaminonda aveva incontrato Turatello in un bar sotto casa sua, in via Garofalo al 4. Il tebano si era presentato nel tentativo di far riappacificare Spaghettino e Francis. Spaghetto quindi uscì e io mi vidi con Turatello, sapendo che era uscito Spaghetto, gli parlai perché mi dispiaceva che c'era questo contrasto fra Spaghettino e Turatello. Se la cosa non si poteva mettere a posto, il mio era un parlare così, e Turatello mi disse che da parte sua in Spaghetto aveva trovato uno dei più cari amici suoi, ma era successo quello che era successo, e quindi sapendo il temperamento e le capacità di Spaghetto dici non potrei mai fare la pace con Spaghetto, perché Spaghetto c'ha il segno in faccia, non si dimenticherà mai questa storia. Perciò dice un discorso che a Spaghetto io, morirà lui. Perché una cosa dici che dovrò sempre guardarmi da lui senza ombra di dubbio. Spaghettino, pochi giorni prima di essere ucciso, si era presentato nella bisca di Corso Sempione a Milano. La sua presenza aveva creato apprensione nei presenti. Era venuto a battere cassa con gli uomini di Turatello, a quel punto già detenuto, perché diceva di essere il loro fratello povero, quello che tutti si erano dimenticati in carcere mentre si godevano i loro lauti guadagni. Spaghettino aveva parlato con Mingiardi, Scupola e con Epaminonda. Era alterato soprattutto con Mingiardi, cui rinfacciava l'accoglienza ricevuta, dopo averlo aiutato più volte in carcere a rischio della propria vita. Spaghettino alzò la voce, minacciò, scavandosi in pratica la fossa da solo. Turatello, in carcere, probabilmente non venne nemmeno avvisato dell'imminente omicidio. Omicidio che venne commesso da Mingiardi e Tafuri, uomini vicini ad Epaminonda. I morti di Redecesio e di Corso Plebisciti non saranno gli ultimi. A Milano si scatena una tragica guerra per il controllo del racket delle bische e dei locali notturni.
Guerra che sembra lontana dalla conclusione. Dopo l'arresto di Francis Turatello, avvenuta in modo banale, ma senz'altro per una soffiata, che ha permesso un agguato della polizia, da quel giorno ci sono stati 5 delitti, forse non collegati fra loro, ma comunque indicativi dello sbandamento seguito all'ingresso a San Vittore di Faccia d'Angelo. Ma Francis Turatello è sempre il capo e da San Vittore, così sostiene la polizia, comanda ancora. Gli sfidanti hanno minacciato la sua superiorità e lui ha ordinato spietata vendetta. Faccia d'Angelo non ha mai agito impulsivamente, è sempre stato prudente, non si è mai esposto in prima persona. Su di lui gravano sempre solo sospetti, ma mai vere prove. È riuscito sempre a cavarsela e anche questa volta ha il miglior alibi per un boss, è a San Vittore. E intanto Faccia d'Angelo festeggia in carcere il suo compleanno, offrendo champagne ai detenuti. Contemporaneamente, in un noto ristorante milanese, un suo luogotenente siede a capotavola di una ventina di amici e alla fine della cena alza il calice di champagne, brindando così: il nostro Francis mi incarica di dirvi di brindare alla sua salute. Come sapete, in questo momento è trattenuto altrove, per impegni improrogabili. Ma presto sarà di nuovo con noi. Intanto festeggiamo la sua festa, come se lui fosse qui. Un discorso preciso, allusione piuttosto chiara. Il capo è assente fisicamente, ma ricordatevi che chi comanda è ancora lui. Del resto, tornerà di nuovo libero. Dovrebbe stare in carcere soltanto 6 mesi. Il tempo di finire di scontare una pena rimasta in sospeso dopo l'ultima sua evasione nel 77. In realtà il gruppo di Turatello si sta già lacerando internamente. Ad uccidere lo spaghettino erano stati Turi Mingiardi e Tafuri, che lo avevano fatto malgrado ritenessero che quest'ultimo avesse ragione, specie nei confronti di 3 altri componenti del gruppo, Franchino Restelli, Dagnolo e Bossi, che loro spregiativamente chiamavano i Milord, quelli ricchi, quelli che non si sporcano le mani. Ma in questo frangente si può fare anche un'ipotesi relativa all'arresto di Francis Turatello, che sembra legata a una soffiata, forse una soffiata fatta da lui stesso. Forse Turatello crede di poter mettere definitivamente una pietra sopra le proprie magagne giudiziarie, facendosi arrestare. Crede di potersi ripulire. Forse qualcuno tra le sue conoscenze potenti gli ha fatto qualche promessa. Viene liberato Giancarlo Nassisi, figlio di Giorgio Nassisi, un noto commerciante di lampadari, dopo il pagamento di $1 miliardo di riscatto. In realtà sembrerebbe uno dei rapimenti concordati effettuati dal Turatello. Nassisi, infatti, è amico di Ugo Bossi, uomo di Turatello. Il procuratore della Repubblica, Domenico Sica, che sta proseguendo le indagini del giudice Occorsio, richiede il rinvio a giudizio per 38 persone legate a 5 rapimenti dell'Anonima Sequestri. Tra le 38 persone i marsigliesi Bergamelli, Berenguer, Bellicini, i fratelli Pellegrinetti, Francis Turatello e i futuri partecipanti alla banda della Magliana Danilo Abruciati e Paolo Frau. I 5 sequestri sono quelli Danesi, figlio del re del caffè, Ziaco, D'Alessio, Filippini e Ortolani. Gli ultimi 2 sembrano in realtà concordati. Ortolani, presidente della Voxon, è figlio di Umberto Ortolani, l'alter ego di Licio Gelli nella P2. Ritorna il legame marsigliesi P2 con Cutelli. In questi rapimenti però Turatello, come in molti di quelli avvenuti a Milano, sembra presente più per il suo nome e per le sue conoscenze che per una reale partecipazione agli eventi. Carlo Argento evade dal carcere di Cremona. Turatello decide di sposarsi con Maria Marzulli, una 22enne tarantina che fa la commessa. Il 28 luglio la Zennari si presenta a San Vittore, dove viene arrestata per oltraggio a pubblico ufficiale. Liberata dopo 3 giorni,
rilascia al suo ex Turatello le seguenti parole: «Prima mi restituisci mio figlio, poi puoi fare quello che vuoi. Se ti sposi è meglio, che io sono finalmente libera». Il bambino, ora di 5 anni, alla nascita era registrato come figlio di Turatello e di madre sconosciuta. Perciò, ufficialmente, la madre non ha nessuna autorità sul bambino. Però in questi anni il bambino è sempre vissuto con lei, anzi con i nonni materni, in un appartamento popolare del Lorenteggio, dove 1 anno e mezzo prima, alle 3 di notte, un amico di Turatello era andato a prenderlo. Lo aveva preso in braccio e, ancora addormentato, lo aveva portato via. Da allora la Zennari non lo ha più visto. Il 25 luglio le è arrivata una lettera spedita dal Lucciardone da Francis. Diceva così: «Devi rinunciare a tuo figlio. Io mi sposo e finalmente gli darò una madre pulita. Rassegnati, non cercarlo più». In un solo colpo il boss liquidava la donna e la madre. Ma se come donna non le interessava più, perché da tempo Francis aveva interesse per molte altre giovani, per il figlio invece non accetta imposizioni così crudeli. Quella mattina la lettera ha fatto scattare in lei la molla dell'ira, della delusione, della vendetta. È andata in questura, voleva parlare con qualcuno, forse solo per parlare. Cosa avrebbe potuto fare la polizia con quella lettera? Gli agenti alla porta non mi hanno preso sul serio, non mi hanno fatto entrare. Allora li ho chiamati buffoni. Ho tirato loro addosso una boccetta di profumo. Mi sono anche ferita un braccio. Così mi hanno rimandato dentro. Poi il magistrato ha visto la lettera di Francis, ha capito e mi ha liberata. Ora la lettera è nelle mani del giudice. Ma il piccolo Eros non si sa dove sia. In collegio, affidato a un'amica di Turatello o presso una famiglia di fiducia. Da 1 anno e mezzo non sa nulla di lui. Ma finora aveva accettato questa situazione, considerandola comunque provvisoria. Lui dice che non sono una buona madre per mio figlio, perché sono una balorda? Ma per colpa di chi sono diventata così? Sono stata in carcere tante volte, ma è per salvare lui che ci sono stata. Mi ha rubato mio figlio, usando la forza. Io lo troverò con lo stesso sistema. Chi mi può aiutare? Magari gli amici di Renato. Gli ha fatto fare anche la copertina del disco di Franco Califano, suo amico, solo per una forma di esibizionismo. E io, in 1 anno e mezzo, ho visto mio figlio solo in copertina. Turatello, in carcere a Cuneo, sigla con Draga Petrovic un patto di non belligeranza sulla piazza di Milano. Lo siglano con un tatuaggio reciproco che significa chi sgarra muore. Ma molti non credono che il patto reggerà a lungo. Turatello si sposa in carcere a Cuneo, in uno dei neo-istituiti supercarceri. Si sposa alla presenza del figlio Eros e di pochi parenti. Lui è sempre convinto di uscire a breve e promette di risposarsi in chiesa, anche se è perseguito dalle procure di Milano, Novara e Bologna per una lunghissima serie di reati che abbracciano quasi tutto il codice penale, dal sequestro di persona all'omicidio alle rapine. Fuori sono arrivate 2 auto. In una Carmelo Bossi, campione mondiale dei pesi welter, amico d'infanzia di Turatello. Uno del seguito scarica una cassa con delle bottiglie di champagne Taittinger e le porta nell'atrio del carcere dove già è arrivata la torta. Al momento della firma, Turatello dice: «È la prima volta che firmo senza la presenza dei miei legali. Speriamo in bene». Ma durante la cerimonia, alcuni brigatisti urlano, gridano, disturbano la cerimonia e lui promette vendetta. È poco dopo la mezzanotte in via Paesiello. Lia Zennari viene uccisa a colpi di pistola da 3 o 4 sconosciuti scesi da una A112, giunta a bassissima velocità, come se cercasse qualcuno. L'utilitaria arriva vicino alla Lancia Fulvia Coupé, rosa e blu, con a bordo le vittime. Scendono in 3 o 4,
con pistole di grosso calibro e fanno fuoco colpendo Cosimo Tarallo in pieno volto. Lia Zennari esce di corsa dalla Fulvia e cerca di fuggire a piedi, gridando e chiedendo aiuto. Nella corsa cade e perde uno stivale. Gli assassini la raggiungono e da breve distanza premono i grilletti. La donna si accascia dopo un grido. La scena viene vista da diversi testimoni, che poi chiamano la polizia. Scatta una lunga serie di perquisizioni. Nel portafoglio della Zennari le viene trovato un foglio, con scritto: «È bello morire se vi è una mano amica a chiuderti gli occhi». Allora era il tempo in cui la Lia, il Turatello, si sposò con la Maria Marzullo e quindi voleva che il figlio, che era della Zennari, vivesse con la Maria Marzullo, cose che non accettò assolutamente. Mi sembra normalissimo, qualsiasi madre non accetterebbe questa situazione. La Zennari poi fece un po' di baccano tramite la stampa, lì uscì un articolo, una pagina, ricordo, in cui minacciava di rivelare, insomma voleva suo figlio. Minacciava di rivelare cose relative all'organizzazione. Certo. E telefonava spesso, faceva telefonare a casa di Marzullo. La situazione era quella, mi ricordo che anche a casa di Marzullo lasciai due perché erano terrorizzati, anche la famiglia, che succedesse qualcosa, che era rapissero il figlio, poi era il figlio della Lia. E quindi la cosa era un po' anomala la situazione. Durò un bel po' la situazione, un po' di mesi. Ero da Hotel Onofrio, arrivò Carlo Argento e Salvatore Mirabella. Allora erano inseparabili tutti e due, vivevano assieme. Arrivarono con la solita valigia che loro portavano immancabilmente in macchina, piena d'armi. Scherzavano, era solito scherzare Carlo Argento con queste bombe a mano, gliele tirava a Hotel Onofrio. Così scherzando. E quella sera ci dissero che era morta la Lia, l'avevano ammazzata in modo che non rompesse più le scatole. E così termina la seconda parte della vita di Francis Turatello. Ne rimane una terza parte, quella più ambigua, quella più misteriosa, quella legata alla sua morte.